Visto che molti mi chiedete del maturatore, come si fa a fare un maturatore a casa, io intanto preciso che non è semplicissimo da fare, ok? Poi magari vi fate aiutare, dopo magari il complicato è usarlo, ok? Io vi posso dire come ho fatto l'ultimo, diciamo, maturatore, come ho fatto. Poi dopo sta a voi cercare di capire il meglio possibile e cercare insomma di replicare questo maturatore. Sappiate che ci sono anche degli strumentini che sono più semplici di questi che ho fatto io. Ci sono gli strumentini wireless con le prese che mettete magari al umidificatore. Potete usare uno di quegli strumentini, secondo me sì, mentre invece a quello per il motore io vi consiglio di usare invece quelli display che ora diciamo andiamo a vedere, ma giusto per il fatto perché dovete collegarvi non tanto alla presa del frigorifero ma al compressore, ok? Perché questi frigoriferi diciamo non raggiungono delle temperature molto elevate, solitamente il range è dai 5 ai 10, non vanno ai 12, 13 come interessa a noi. Per andare a quella temperatura lì dobbiamo attaccarci al compressore, come ora vi farò vedere. Ora farò vedere questo video dove in linea di massima vi spiego come ho fatto io questo. Vi prego di non farmi altre 2000 domande, ho fatto apposta questo video qua giù apposta per farvi capire. Gli accessori cercateli un attimo, sono andato su AliExpress, ma li vende anche eBay, li vende Amazon. Se non prendete quello lì prendetene uno simile, non muore nessuno. L'importante però che sia quello lì, che si faccia l'uso della temperatura, ok, on e off, l'uso dell'umidità on e off, l'umidificatore ve lo dirò anche nel video. Comunque prendete di quelli manuali, non lo prendete digitali, perché poi quando parte l'apparecchio e va in on e off non ripartirà più. Comunque sia, vi prego di segnarvi al canale, così rimarrete anche aggiornati sull'andamento di questo maturatore. Cercherò di fare un pochino una mandata di salumi e qualcos'altro per vedere come viene fuori, così se vi segnate al canale vi verrete aggiornati continuamente, ok? Farò anche delle modifiche a questo maturatore, ho in mente di fare delle modifiche, di metterci uno strumentino uguale al display però wireless per la gestione, anche se ho già dentro un piccolo strumentino wireless che mi dice un pochino cosa voglio fare. Però questo qui che ho visto costa poco, costa su 16 euro, io da remoto posso alzare e abbassare la temperatura e quello mi fa comodo, anche perché non lo metto qui vicino, questo lo sto testando ed è qui, era messo in un'altra parte, e se è tutto quanto diciamo così domotico torna meglio, ok? Andiamo avanti con il video. Mi raccomando, se avete delle domande fatemele, ma non esagerate, nel senso, vi ripeto, ho fatto questo video qui apposta per farvi capire. Così. Okay? Vi presento benissimo. Intanto vi spiego del perché di un frigorifero a vetrina. Non è tanto perché noi vogliamo vedere dentro il frigo, ora c'è la nebbia perché lo sto testando, ok, lo sto testando, è lui che me lo gestisce, vabbè, lo sto testando, era un pochino alto. Comunque sia, il frigorifero a vetrina è perché nel suo interno qua c'è un motore di una cella frigorifera, né più né meno, col compressore, radiatore e via discorrendo, ok? Per questo sarà più potente, farà il nostro caso. Non è un frigorifero con le serpentine, infatti se vediamo qui dietro non c'è radiatore, non c'è nulla, lo potete bucare qui senza nessun problema. Ok, che vi consiglio intanto di prendervi un frigorifero del genere, non un frigorifero normale che non fa il nostro caso. Io poi cosa ho fatto? Ho messo una ventola in ingresso e una ventola in uscita, di queste praticamente che si mettono in cucina, vedete, con la battolina, così quando è chiuso non entra niente. Dalla parte di là ci ho messo una zanzariera qui dentro, ci
ci ho messo sia di qua sia di là, in maniera che gli animaletti non verranno succhiati. Ho temporizzato, vedete, tac. La mia temporizzatura ora iniziale è 3-4 volte al giorno per 5 minuti, tutti e due, infatti ho messo un cavo unico che partiranno assieme. Ok, allora in, out, ingresso e uscita, io li faccio partire contemporaneamente. Ok, qui abbiamo, vedete, 10 gradi, 87 di umidità, ora è un test. Questo strumentino qui è wireless, mi dice da remoto le condizioni del frigo, così almeno ho il mio grafico e posso controllare se va bene. Prima di metterci i salumi controllo, e fra l'altro prima di metterci i salumi ne andrò a mettere pochi, ne vado a mettere pochi per vedere che il risultato sia ottimale. Ora spegniamo il nostro temporizzatore. Questo sopra invece è il suo che io ho isolato completamente, ho isolato, mi servirà per fare il defrost, questo qui. Ok, io che 3 volte al giorno lo faccio andare per 10 minuti, 15, per levare, diciamo, l'umidità in eccesso e il ghiaccio. Anche questo qui temporizzato, vedete, e parte. Questo qui l'ho escluso, non c'è più, c'è solo lo chassis. Lo spengo perché fa casino. Ok, questo qui l'ho escluso e ho messo direttamente al compressore, perché se no non mi dava la gradazione che volevo, perché la mia gradazione di maturazione sono 12-13 gradi, a volte anche 14 se vado di fretta. Allora sono andato a togliere tutti i cavi e ho collegato semplicemente lo strumentino che mi, anzi scusate, questo qui è lo strumentino che mi gestirà il frigorifero, e ho bonificato tutti i cavi, tutto quello che è. Ho levato anche le sue luci e ho messo una luce LED che ha la sua gestione. Ok, questo qui benissimo. Poi cosa ho fatto? C'è questo qui dell'umidità che mi gestisce il umidificatore, che è lui, che è questo qui, e questo, vedete. Ora vi ripeto, è un momento di test, lo sto testando, è bello potente quello strumento rispetto allo spazio, qui è bello potente, allora lo devo abbassare, e ne ho preso uno, importante questa cosa qua, uno manuale, in maniera che quando ho l'on e off da qui, lui non ritorna subito attivo quando, diciamo, lo strumentino arriva in on. Non lo prendete digitale perché vi date la zappa sui piedi, tutti i parametri che mettete verranno persi. Questi fili qui sono per la stufetta e la mia stufetta è questa qui, per la stufetta che ora non ho ancora messo perché ora non mi interessa, non è ancora il momento. Penso che adesso se spengo il frigorifero e lascio l'umidità arriviamo a 17-18 gradi, la metterò a ottobre la stufettina. Ok, però è già predisposta con quei fili che ovviamente sono staccati su. Ok, e poi abbiamo detto il temporizzatore, abbiamo detto questo qua, allora questo qui è la stufetta che io l'ho presa su AliExpress, tutta questa robina qui, questo qui, questo qui, questo qui, l'ho pagato veramente poco. L'ho fatto apposta un esperimento per cercare di risparmiare più soldi possibili e vedere come veniva fuori. Per adesso vediamo, questo qui l'ho preso su Amazon, 5 euro su Amazon. Ok, che dire ancora? Questi sono i sensori, vedete, il sensore della stufetta e il sensore del frigorifero, che ora devo prendere un biadesivo a modo e lo fisserò benino qua. Ho già detto, è in fase di esperimento, ora sta andando abbastanza bene, sono contento di come si sta comportando. Ok, devo un attimo, ora è un discorso che non ci sia niente, quando si mettono i salami o i salumi devo un attimo vedere di modificare, ok, di modificare i temporizzatori per fare in maniera che tutto funzioni a dovere. Va bene? Ripeto, non mi dite che l'ho preso un paio di mesi fa su AliExpress, ma lo trovate su Amazon, su eBay, queste robine qui,
se non volete fare magari questi collegamenti su alcune cose, tipo sull'umidificatore, potete metterci quell'accessorietto che si vende, che costa 60 euro, e magari vi leverà un pochino di, diciamo, di fili di mezzo, ok? Per la temperatura invece vi consiglio di collegarvi, come vi ho detto, al nostro, diciamo, compressore, perché se no lui non sale di tanto. La temperatura, diciamo, di un frigorifero, anche questo qui, è difficile farla salire. Se invece noi ci colleghiamo al nostro compressore, possiamo fare come ci pare, lui va in alto e in basso come noi vogliamo. Bene, spero di esservi stato d'aiuto. Ok, vi saluto con tutte le ventole accese. Tacte, vedete? Tacte. Ora il frigorifero non è che è spento, non ha raggiunto, l'ho messo a 13 gradi, non ha raggiunto la temperatura ed è fermo. Bello chiuso così ermeticamente, non fa, ci vuole poco, sfrutta poca corrente. Ok, ci facciamo un bel selfie insieme. Non vi preoccupate, questi fili qui sono tutti isolati, non c'è nessun problema. Se volete potete mettere del biadesivo, ora anch'io alla fine, quando tutto funzionerà, ci metterò del biadesivo qui dietro, ma insomma ci sono cose peggiori nella vita. Va bene, vedete la gradazione. Ora, accessorio per il pH, prenderò anche quello lì, lo infilo dentro a un salume e mi farà anche la misurazione del pH. Ora ce l'ho manuale, ma ho visto che lo vendono a poco, l'ho visto a 15 euro, sempre insomma, dai cinesi. Va bene, spero di esservi stato un aiuto. Se c'è qualcosa, segnatemi al mio canale, vi terrò aggiornati così man mano dell'andamento del test salumi. Segnatevi al forum, che anche lì ne parleremo. Bene, sappiate che se per caso non riuscite a farlo, avete difficoltà, io vi posso aiutare in qualche maniera, con qualche consulenza vi posso aiutare. Se no, questo video mi sembra che sia abbastanza esplicito, o se no ci sono tanti video di persone bravissime che mettono dei video e vi possono aiutare. Io ho detto, in casi estremi qualcuno non ha molta manualità, io sono qui. Va bene? Ciao. Là.